Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie e Miniature, io sono Joe e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente andiamo avanti con la costruzione del plastico in scala N, siamo al quinto episodio, quindi se non avete visto ancora tutti gli altri, qua sotto trovate la playlist per vedervi dall'inizio alla fine di questo primo modulo. Come ho già raccontato, questo è un modulo iniziale, poi ce ne saranno altri per un circuito totale che appunto andremo a vedere prossimamente come sarà distribuito. Dico questo perché finalmente, per quelli che mi seguono da tanto tempo, possiamo tra poco cominciare con la lavorazione anche del plastico di Daniel. Perché? Perché finalmente sto per traslocare, siamo ormai agli sgoccioli, ho trovato il mio laboratorio e finalmente lì potremo seriamente riprendere a fare questa attività senza più interromperla, in modo da avere tranquillità, anche perché il posto è tutto mio, ci sarà il laboratorio ben sistemato, vi farò vedere il video del trasloco, anzi molto interessante, vi farò vedere il video di come porteremo via il plastico di Daniel, che sarà un'impresa, vi farò vedere la costruzione del mio nuovo laboratorio e poi cominceremo finalmente a lavorare sul plastico. Detto questo, abbiamo chiarito un po' di cose, partiamo con la lavorazione di questo plastico. Nell'ultimo video abbiamo visto appunto che abbiamo creato le due campate, la parte sopra e la parte sotto, abbiamo fatto un allacciamento della corrente per quanto riguarda questa linea, quindi abbiamo già mandato sotto la cavetteria e in questa invece ancora dobbiamo farlo. Quindi adesso la prima cosa da fare, avvitatore, facciamo i fori vicino ai binari e li mandiamo sotto dove c'è la nostra morsettiera della Fleischmann. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per fare gli acquisti di tutto il materiale che io sto utilizzando se mi volete imitare, così potete seguirmi passo passo per la costruzione di questo plastico. Ma ora, prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto condividete questo video su tutti i social inerenti. Ultima cosa raga, vi ricordo che ho fatto anche dei nuovi video su alcune esplorazioni inerenti ai musei di ferrovie, quindi sono stato in Svizzera, sono stato a Friburg in un grandissimo plastico, ho fatto il video, andatelo a vedere, e poi sto pubblicando questa nuova serie di video di viaggi in treno reali che fa parte di questo contenuto, di questo canale, ed è un format che sto portando in questo canale e ho visto che vi sta piacendo, quindi continueremo a farlo perché lo trovo abbastanza inerente e divertente. Quindi mi raccomando, seguitemi anche per questa cosa, perché mi fa molto piacere che seguiate anche l'ambito delle ferrovie reali, perché andremo a vedere un sacco di dettagli. Ma ora partiamo. Ecco il mio avvitatore Bosch, trovate il link in descrizione, è ottimo, quindi è uno dei migliori, lo trovate a un ottimo prezzo. Queste sono le punte da modellismo Microbox, trovate anche il link in descrizione, magari non proprio questa scatola perché probabilmente in questo periodo non ci sarà più in commercio, ma trovate qualcosa di molto simile. Qui ci sono tutte le micropunte proprio per il mondo del modellismo ferroviario. Questa è la morsettiera della Fleischmann codice 6940 e come potete vedere abbiamo collegato i due fili neri e i due fili blu delle rispettive linee che abbiamo fatto nella prima campata, quella a livello 0. Ora metteremo negli altri due reparti i due fili dell'altra campata superiore, dove appunto andremo a mettere gli altri due fili. Quindi ora passiamo il buco, facciamo il foro per far passare i cavetti e poi facciamo l'allacciamento. Vado ad estrarre la punta 0,7, molto piccola ragazzi, guardate, è veramente quasi invisibile. Questa ci permette appunto di infilare il nostro cavetto. Andiamo ad appoggiarci proprio all'estremità della rotaia, proprio a fianco alla traversina, in modo da poter appunto stare proprio nei parametri del fungo del binario. Effettuato il primo buco, ora faremo il controllo se il nostro cavetto ci passa. Anche in questo caso vi ricordo la polarità come abbiamo fatto nella campata in basso, in questo caso nero-blu e poi blu-nero, ok? Quindi così riprendiamo nel circuito e manteniamo le polarità in maniera del tutto regolare. Ora andiamo a infilare il cavettino, ok, ci passa, quindi siamo a posto, spelucchiamo e andiamo a fare la prima saldatura. Andiamo a speluccare, perfetto. Con un piccolo raspino, una piccola limetta a punta tonda, andiamo a grattare un pochino lateralmente, poco poco, quel giusto che serve, ok, senza esagerare. Tiriamo sotto il cavetto, andiamo a nasconderlo e lasciamo che il tutto venga nascosto dietro il binario. Con una lima
che praticamente mi si è spezzata la punta, non so per quale motivo, ma non mi ricordo quando, l'ho trovata così. Andiamo a togliere un po' di residuo della saldatura. Perfetto, lieve, non troppo, ok? Facciamo il foro anche sotto per andare a portare, voi non lo vedete ma in realtà stiamo andando sotto il modulo per andare a portare appunto il nostro cavetto. Lo passiamo sotto e questo è fatto. Dall'altra parte facciamo il foro per quello blu. Ok, infiliamo il blu e ce lo troviamo da questa parte. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi spelucchiamo il cavetto e andiamo a saldarlo sul binario. Ok ragazzi, questi sono i due fili, il blu e il nero che abbiamo appena infilato. Per accertarci che la saldatura sia stata fatta bene e non vogliamo tirare fuori il treno per provarlo con tutto il trasformatore bla bla bla, facciamo un test col tester. Quindi posizioniamo il tester in modo da avere la possibilità di capire se tutto funziona. Quindi per farlo semplicemente spelucchiamo l'estremità del cavo, quella che andrà poi nella morsettiera, li spelucchiamo un attimo e li mettiamo in corto, quindi li colleghiamo assieme, ok? Mettiamo in corto e andiamo sopra i binari e proviamo a testare se appunto tutto funziona. Vediamo qua sopra con i due puntalini, andiamo qui sopra e vediamo che c'è il corto, quindi funziona, è tutto perfetto. Facciamo il foro anche per l'altro cavetto, quindi li mettiamo tutti e due. E spediamo tutti e due i cavetti sotto al modulo. Quindi prima mettiamo il nero e tiriamo da sotto, poi adesso vi inquadro, vi faccio vedere anche la parte sotto. Lasciamo un po' di abbondanza in modo che con la colla a caldo qua lo teniamo cablato in questa maniera qua. Mettiamo anche il blu e ci siamo ragazzi, ci siamo quasi, perfetto. Ora con un po' di colla a caldo lo blocchiamo qui e questa zona, diciamo questo primo binario è stato fatto. Ora dobbiamo fare l'altro, non farò altro che fare la stessa cosa che ho fatto per questo, facendo altri due fori e passandolo sotto. Bene, questi sono i due cavetti che ho appena inserito e oltretutto li ho anche saldati e già pronti come vi ho fatto vedere prima. Ora facciamo altri due fori per mandare anche questi sotto. Vi ricordo di rispettare le polarità, nero, blu, blu, nero. Ora vedrete un piccolo schemino che vi faccio con la pennarello e sul foglio per farvelo capire per quelli che magari sono veramente le prime armi, ma prima infiliamo questi due cavetti. Ora li tiro ben bene, poi gli do una piega indietro per tenerli sistemati e li andiamo a bloccare con un po' di colla a caldo per non averli penzolanti. Quindi mettiamo un po' di colla a caldo qua dietro, innestare ad affogare dentro la colla, ok? Gli diamo un colpetto anche qui per bloccare i fori, in modo da non farli muovere più, e il gioco è fatto. Adesso andiamo sotto e colleghiamo anche questi binari. Vi faccio un piccolo schemino per farvi capire perché vi ho detto appunto che le polarità vanno rispettate. Quello che vediamo su questo modulo è semplicemente il binario 1, ok, che è quello che si trova appunto nella parte alta, e la linea 2 che è quest'altra, ok? Fate riferimento a quello che vi sto facendo vedere sul plastico. Uno appunto lo disegniamo, quindi una rotaia la disegniamo col blu e l'altra ve la disegno col nero, mentre appunto col nero disegniamo la rotaia quella nera, ok, che si trova all'estremità, come vi ho fatto vedere durante la lavorazione di questo modulo. Quindi perché vi ho fatto fare questo? Perché il nero rappresenta appunto il più, mentre il blu rappresenta appunto il nero. Quindi perché l'abbiamo fatto così? In modo che le saldature vanno a finire sotto il modulo, ma ci serve questo orientamento di polarità proprio per capire che anche nei moduli successivi manterremo sempre questa polarità, in modo che, supponiamo che le due linee andranno a contatto tra loro, succederà questo. Cioè, cosa succede? Che per andare a contatto le due ci sarà un modulo dove finalmente ci sarà un, diciamo, un ritorno, un anello di ritorno, ok? E quindi il nero cosa fa? Gira e va di qua. La stessa cosa il blu gira e va di qua. E idem vale anche dall'altra parte. Questo appunto perché ci permette di mantenere la stessa polarità. Questo è per farvi capire per quale motivo abbiamo mantenuto le polarità. Quindi comunque fate sempre riferimento che il blu in questo caso rappresenta il neutro
e il nero rappresenta il più. Quindi tornando al nostro modulo, abbiamo i cavetti che abbiamo appena infilato, ok? Abbiamo appunto i due blu e i due neri. Non facciamo altro che andarci ad appoggiare nella morsettiera che abbiamo già sistemato precedentemente, quindi i neri andranno nel nero da qua sopra e i blu andranno qua sotto, perché questa morsettiera ha appunto 10 ingressi di nero e 10 ingressi di blu che sono appunto commutati tra loro, nel senso che è una barra unica, quindi c'è una conduzione in tutti questi pulsanti. Sono semplicemente dei pulsanti a pressione che premendoli ci aprono il foro che c'è sopra e infiliamo il cavetto dentro, quindi non necessita nessun tipo di cacciavite, ma va fatto tutto a mano, molto semplice. Quindi prendiamo il primo nero, gli facciamo fare un bel giro così e andiamo a tagliarlo qua. Manteniamo un certo stile per il cablaggio, ok? Spelucchiamo e lo portiamo dentro. Facciamo un bel doppio appitamento e premendo il terzo tasto, in questo caso siamo al terzo foro, stiamo usando il terzo foro, andiamo a mettere il nero dentro. Vedete, io adesso premo questo pulsante e potrò infilare il cavo che quando andrà dentro probabilmente, non so se riusciate a vederlo perché mi metto davanti, però vabbè, lo infilo, l'ho infilato, vedete, e una volta lasciato la pressione del tasto il filo rimane attaccato dentro, non va più via, ok? E ora lo lasciamo qui, dopo lo cabliamo, mettiamo quest'altro nero, stesso gioco, andiamo sopra e andiamo a fianco, quindi spelucchiamo più o meno qui, stessa roba, andiamo a premere il pulsante 4 e glielo infiliamo dentro. Stesso lavoro ragazzi, è inutile ormai dirvelo, per quelli blu li andiamo a mettere qua sotto e siamo a posto. Niente di che ragazzi, è molto semplice come cablaggio, non occorre nessun tipo di lavorazione particolare. Quindi ora abbiamo collegato tutto, la parte dei due binari è totalmente collegata alla morsettiera, ma ora procediamo con l'allestimento del plastico. Finalmente passiamo alla fase di allestimento del modulo, quella che ovviamente a me fa impazzire, piace moltissimo. Con l'articolo NOC 60990, che non è altro che una griglia da circa 1 metro per, vediamo c'è scritto da qualche parte, 1 metro per 75 di rete metallica apposta proprio per questo tipo di lavori. Io ve la consiglio perché è molto leggera, è molto comoda e oltretutto non taglia facilmente, nel senso che non vi fate del male subito, come del resto mi facevo molto male quando usavamo la griglia, quella che mettevamo nel plastico dell'associazione, che era quella da giardiniere, che era molto appuntita e tante volte ci siamo bucati le dita, però si può usare anche quella. Questa è molto più adatta per piccoli spazi, infatti vediamo la sua grandezza è appunto 1 metro per 70, aprendola tutta è questa, ok? Sembra quasi una zanzariera, ma è molto più robusta ovviamente, ok? Molto flessibile, ok? E questa era tutta la sua estensione, ve la faccio vedere tutta aperta, questa dovrebbe bastarci per fare tutto il plastico. Un pochino punge comunque se beccate i laterali. Comunque con questa adesso andiamo ad allestire la parte della campata bassa, andiamo a vedere come fare. Raga, ora vi consiglio appunto di farvi aiutare da qualcuno, in questo caso io mi faccio aiutare da mia moglie, voi dalla vostra, e proviamo ad appoggiarlo vicino per capire due misurine, ok? Quindi quello che dobbiamo fare è aggrapparci sopra la campata qui, diciamo al meglio, e bloccarla qua sotto, ok? Per fare questo cosa facciamo? Dobbiamo creare appunto con un pennarello una riga per capire dove fare il taglio, quindi prendiamo un pennarello tipo Uniposca, ma prima di passare il pennarello usiamo delle puntine, queste qua da disegno, che ci aiutano a tenere fermo il tutto per capire bene come fare in modo che non sia ballerino. Quindi con delle puntine posizioniamo in maniera del tutto parziale, quindi momentanea, la nostra rete, uno ogni 20 cm, ok? Facciamo così, per non creare sprechi, per non creare sbavature, eccetera, quindi per lavorare bene, con calma. Ricordi che questo è il modellismo, quindi si fa con estrema calma, perché è un modo per toglierci lo stress, è proprio questo, divertirci giocando in questo modo. Andiamo da quest'altra parte, mettiamo altre puntine, mettiamo un'altra puntina qui, ok? E proseguiamo con un'altra puntina ancora più avanti, senza arrivare proprio necessariamente sopra la campata, ok? Arrivate proprio negli estremi della massicciata. E un'altra puntina qui, e un'altra puntina qui, e una in fondo sul finale proprio, qua sopra. Un pochino punge, perché ho visto Sil che stava bestemmiando sottovoce.
canale di Sil in descrizione, Sil Previo, inizi a vedere nei nostri video super fighi in real life, se volete fallo, altrimenti niente. Detto questo, abbiamo posizionato la rete in questo modo e ora posizioniamo anche sotto delle puntine in modo da tenerla ferma, ok? Anche qua le mettiamo in maniera molto approssimativa, una ogni tot, ok? Per tenere fermo anche sotto, e anche una puntina qua in fondo ci sta tutta. Perfetto. Fatto questo abbiamo, diciamo, parzialmente bloccato la rete e ora col pennarello uniposca, tipo anche uniposca o comunque quello che volete, andiamo a delineare il taglio che dobbiamo fare con la forbice, ok? Stiamo attenti e teniamo più o meno la riga di appoggio di dove dobbiamo fare il taglio. Non è facile andare dritto perché qua c'è la curvatura della rete, ma tutto sommato si può fare, ok? Anche perché tanto la rete, essendo elastica, lavorabile, malleabile, si può comunque lavorare. Ok, la riga è stata fatta e a questo punto rimuoviamo tutta la rete e tagliamo col forbicione. Vi consiglio di indossare dei guanti se ce l'avete, fate come volete, perché comunque in qualche modo l'estremità della rete un pochino effettivamente punge anche questa. Andiamo a tagliare con questo forbicione, che trovate sempre nei link in descrizione per attrezzature da modellismo. Questo è molto comodo per tagliare cartone, cartoncino e soprattutto rete metallica. Andiamo avanti, tagliamo. Stando attenti a mantenere la riga che ho fatto, ok? Così abbiamo meno sprechi possibile. Vi ricordo sempre di non buttare via niente. Io non butto via niente del modellismo, mi conservo anche il minimo cavetto, perché è sempre tutto così piccolo, così utile, che qualcosa ci servirà sempre, ve lo posso garantire al 100%. Ok, perfetto, abbiamo tagliato la nostra parte di rete metallica. Ora andiamo ad applicarla. Partendo proprio dalla parte sinistra, partiamo dal basso, ok? Quindi andiamo a mettere la colla sotto il profilo e appoggiamo, affoghiamo dentro la rete. Ci aiutiamo ovviamente per non scottarci le dita. Se volete appunto sfruttare ancora le puntine da disegno, sfruttiamo quelle in modo che ci tengono fissa la struttura. Vi consiglio di farlo a 20 cm alla volta. Mettiamo colla a caldo lungo il bordo. No, facciamo i primi 10-15 cm, anche 20, forse ho fatto anche 30, ok. Appoggiamo la rete, quindi gliela affoghiamo sopra, in questa maniera qua. Vedete, a parte che va già giù da sola, se avete un po' di dimestichezza e manualità riuscite a fare questi lavoretti tranquillamente. E con la puntina, se volete, andate a bloccare, ok? Giusto per tenerlo fermo. Ma vedete, potete comunque già lavorarlo in real life, in tempo reale, perché comunque riuscite comunque a lavorarla per tempo, ok? Cerchiamo di non far uscire le punte fuori. Proseguiamo, mettiamo ancora colla lungo tutte queste estremità, facciamo ancora una ventina di centimetri. E andiamo a stendere ancora. Guardate, io faccio così, rimane già bella pronta, non so se si vede. Potete aiutarvi anche con un cacciavite se volete premere l'estremità, ok? Qua per esempio c'è uno spuntone che esce fuori, quando notate questi particolari andate a tagliarli così non rompono le scatole. Cosa importantissima, qua in questo punto abbiamo il ponte del passaggio stradale e quindi qua con la rete ci fermiamo, quindi andiamo a fare un taglio, quindi posizioniamo la rete e capiamo che dobbiamo tagliare in questo preciso punto. Tagliamo esattamente qui, ok? E andiamo ad incollare in modo che qua poi creiamo il passaggio stradale. Ok, e andiamo a mettere quest'altro pezzetto finale, ok?
io ormai sono abituato, non mi scotto neanche più, però magari se siete più giovani di me, alle prime armi, fatevi aiutare, o comunque usate i guanti, o comunque usate le puntine come vi ho fatto vedere prima, per non farvi male, per non scottarvi. Ora andiamo a mettere quell'altro pezzetto lì in fondo. Anche qui dobbiamo fare un taglio, perché comunque finisce qui. Segniamo col pennarello, tagliamo e andiamo ad incollare quest'altro pezzetto. Ora finalmente possiamo incollare anche la parte alta. Guardiamo bene com'è la situazione, perché magari in alcuni punti abbiamo dell'abbondanza e per non finire sui binari tagliamo, ok? Ecco, qui in questo caso andiamo perfetti, fino a qui ci siamo, ok? È un lavoro di pazienza, dobbiamo lavorare con calma e tranquillità, riusciamo sicuramente a ottenere un grandissimo lavoro, ok? Anche qui stesso lavoro, a 20 cm alla volta ci portiamo avanti, quindi qua mettiamo un po' di colla, e andiamo a bloccare, ok? Usate un cacciavite, ragazzi, non fate come faccio io, usate il cacciavite, se no vi scottate. Io sono abituato, però vedete, abbiamo fatto un bel lavoretto, abbiamo messo una bella rete qui e stiamo procedendo nella maniera più pulita possibile, ok? Il trucco magari sta anche nel fatto che aspettiate magari qualche secondo prima di agire, tamponate così in modo che date il tempo alla colla intanto di raffreddarsi un po'. Qua mettiamo ancora colla, e andiamo avanti anche qui. E siamo qui nel punto finale, in questo punto qui mettiamo altra colla. Perfetto, e andiamo ad appoggiarlo. Qua abbiamo appunto il ponte che andremo poi a sistemare e a crearlo, lo faremo prossimamente con del cartoncino o con delle ulite, decideremo prossimamente, e quindi le estremità di questo punto le andremo a chiudere poi direttamente con la gessatura, ok? Adesso ragazzi, questa parte bassa per il momento è fatta e ora occupiamoci di questo pezzo. Questo pezzo, come potete vedere, ha una curvatura qui, ok? E io mi preoccuperei ora di mettere tutta la rete fino a qui dove inizia la curva e poi ci fermiamo, perché qui dobbiamo creare una parte che vedremo tra poco, che è quella appunto della salita della strada, che sale appunto dalla parte del ponte qui e sale sopra e passa qua sotto per poi andare qua dietro, cioè proprio dove sto puntando il dito adesso, qua dietro, che ci saranno degli edifici. Se siete entrati per la prima volta in questo canale e non avete visto i video passati, andate a vedere che ho spiegato, ho fatto vedere anche con il software come verrà appunto il modulo, così capirete bene di che cosa sto parlando. Ora preoccupiamoci di mettere la rete fin qui e facciamo lo stesso procedimento, quindi andiamo a bloccarlo con le puntine. E qua sotto facciamo la riga col nero, che è la riga del taglio che dobbiamo fare. Il taglio lo facciamo fin qui, ok? Ci fermiamo in questo punto, quindi andiamo a tagliare qua, tagliamo qui, e ho delineato appunto che dobbiamo arrivare fino a questo punto qua, ok? Qua facciamo il taglio.
Ok, questo è quello che ci servirà. Quindi ripartiamo, anche qui facciamo lo stesso lavoro come prima, partiamo sempre dalla parte alta, da qua sopra. E proseguiamo ancora. Qua per esempio si è creata una piccola abbondanza, andiamo a toglierlo, non serve a niente. E ora andiamo a mettere la colla nella parte bassa. Perfetto ragazzi. Diamo una tamponata qua e là. Ok ragazzi, come possiamo vedere abbiamo creato questa parte qui della discesa della campata e quella sotto, quindi è ben stabile, è un lavoro fatto bene. Allora, i consigli che posso darvi sono: imitate ciò che ho fatto dal punto di vista strutturale, quindi della lavorazione, non imitate invece il fatto che io ho usato le mani per incollare la colla a caldo, perché scotta. Io, credetemi, non ho problemi perché ho questo tatto, ma non è un lavoro fatto bene, pulito, nel senso che usate sempre uno strumentino, un attrezzino che può essere un cacciavitino, un pezzetto di legno che vi serve per andare a tamponare, oppure usate le puntine. Vi consiglio magari di usare inizialmente le puntine per tenervi fermi, specialmente se siete da soli, per tenervi ferma la rete, in modo che non diventate pazzi, perché la rete si muove veramente tanto. Però magari usate un legnetto per andare a tamponare i punti nel frattempo che la colla si raffredda. Potete anche usare la graffettatrice, perché con la graffettatrice andate a sparare nei punti e bloccate la rete senza problemi. Io non l'ho usata in questo video perché in questo momento la mia graffettatrice, come al solito sono sempre fortunato, è andata praticamente, non funziona più, quindi dovrò comprarne un'altra, altrimenti avrei usato anche quella, che secondo me la trovo anche comoda, si perdeva molto meno tempo, perché con la graffettatrice sparavi qua e là e avresti messo comunque la rete. Sopra la rete ovviamente nei prossimi video vedremo appunto la stesura del gesso, che è il gesso sempre della, in questo caso ho usato quello della Faller, che è questo qui. Useremo questo che è il codice 170664, preparatevelo nel caso non l'abbiate ancora preso, in modo che nel prossimo video andiamo avanti. Cosa vedremo nel prossimo video? Andiamo a vedere da questa parte, importantissimo. In questo punto andremo, come detto prima, sotto qui c'è il ponte. Sotto questo ponte passa la strada che arriva esattamente qua, quindi facciamo finta che questa è la macchinina che passa e fa questo tragitto, ma in questo punto specifico qui, esattamente qua, saliremo, ci sarà una rampa che sale qua dietro, quindi qua sotto ci sarà un piccolo portale che ci fa salire sopra, perché noi saliremo qua dietro scavalcando la ferrovia, una sorta di passo del montone stradale, quindi passeremo qua dietro per andare qua e da questo punto andremo dritti per tutta questa parte del plastico fino appunto a qui dove ho la mano, dove verrà appunto creato un terreno con su dei caseggiati, degli edifici, delle villette di montagna, che appunto per raggiungerle le auto devono percorrere questa zona, quindi scendere da qua e passare sotto la ferrovia. Per fare questo lavoro preparatevi per il prossimo video del cartoncino, cartone, quello che troviamo anche nell'immondizia, quindi cartone di scarto, scatole della pizza, scatole delle scarpe, quello che volete. Useremo quello perché così non andiamo ad appesantire il modulo e anche perché è una strada, semplicemente una struttura che non è portante, nel senso che non trasporta treni, quindi non c'è bisogno di solidità come abbiamo fatto invece su questo, perché deve viaggiare il treno. Qua ci sarà solamente una questione estetica, quindi usiamo il cartoncino che è facile da tagliare con il forbicione e facile da applicare con la colla a caldo, e questo ci servirà per creare il layout qua dietro, che lo vedremo ovviamente nel prossimo video, alla prossima puntata. Ci vediamo, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, condividete. E soprattutto vi ricordo che qua sotto trovate il crowdfunding per partecipare alla raccolta fondi per la costruzione di questo plastico, come spiegato in precedenza. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti e grazie per avermi portato fin qui, siamo ormai quasi a 10.000 iscritti, vi voglio bene, un abbraccio e alla prossima, ciao!